Mamma mia, cosa devo aprire oggi? Questo è un unboxing a cui tenevo perché sono ragazzi che sanno veramente lavorare bene con la grafica 3D, stampano poi da file STL che fanno loro stessi in 4, 8K, addirittura arrivano a 8K di definizione. Le miniature sono miniature alternative a Games Workshop, quindi vi aiutano a integrare quelle già GV. In questo caso io mi sono preso degli orchi, sono russi, ci hanno messo 48 giorni ad arrivare con questo pacchetto qui perché è rimasto fermo in dogana fra tasse piuttosto che il Covid, eccetera. Guardate che bella che è la confezione con questo sigillo. Andiamo a romperlo subito dopo la sigla. Sono pronto, armato di taglierino, pronto per tenermi, tra le altre mi conserverò questa cosa perché il sigillo è stupendo, quindi io vado a tagliare lo spago in modo tale da potermi conservare il sigillo, perché è veramente bello e ci tengo a tenerlo. Anche questo, vedete, fa collezionismo, guarda, si stacca fantastico, veramente bello. Questo facciamo così e ce lo teniamo, vediamo un po'. Anche così, bellissimo. Guardate com'è questo sigillone qui, guardate che bellezza, con la W. Loro hanno, guardate che packaging hanno tirato fuori questi ragazzi, che sono praticamente artigiani dell'hobby, perché fanno ovviamente qualcosa che è veramente la nicchia della nicchia, no? Io la chiamo sempre. Allora, addirittura è numerato, quindi vediamo un pochino la Artel, W Artel, che cosa ha combinato con questa confezione. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qui. Abbiamo un sacco di basette, mi sembra aver preso meno miniature. Adesso vediamo un attimino perché ne vedo parecchie, quindi adesso vediamo un attimo. Comunque basette tonde, tale altre basette fatte da loro, quindi il marchio, il brand è W Artel, però sono veramente identiche a quelle GV, addirittura hanno il grip sopra. E poi vediamo un attimino queste confezioni, guardate la qualità di queste, vediamo se avvicinandomi tanto, eccolo qua, guardate la qualità, notate che questo è un macro, guardate che qualità che hanno queste miniature, sono pazzesche. Guardate il braccio, adesso vi faccio vedere un attimino qualcosa, vediamo un po' se riesco a farvi vedere la faccia di qualcuno, per vedere un orco. Mamma mia che qualità, cioè io me l'aspettavo così, ragazzi, veramente qui siamo a livelli altissimi, cioè veramente fantastiche. L'unica cosa, non ci sono le istruzioni, quindi sarà divertentissimo da montare, ma proprio divertente. E vabbè, comunque sapete che, avevo già detto, no? La resina richiede un altro tipo di conoscenza avanzata sull'hobby. Guardate questo volto qui, quanto è piccolo e quanto è dettagliato, guardate, pazzesco. E tra l'altro guardate, sono i numeri. Adesso probabilmente da quello che ho visto loro hanno messo delle istruzioni, le hanno messe online, quindi si va sul sito di W Artel, si scaricano per i PDF o si guardano direttamente su un computer, su un iPad, quello che è, e ve li scaricate tranquillamente. Guardate qua, ci sono dei simboli tipo l'uccellino piuttosto che l'ombrello. Sono curioso di andare a vedere veramente a cosa servono. Comunque guardate, io inizio a montare le miniature. Qui c'è un cuore, guardate,
qui c'è un cerchio e vabbè, le basette sono le basette. Allora io inizio a montare le miniature e quando ho finito di montarle vi faccio vedere una showreel di queste miniature in tondo. Quando le ho viste sono rimasto colpitissimo perché sono orchi speciali che già quelli della GV di Octarius sono stupendi. Questi sono veramente un valore aggiunto a quelli perché potete cambiare le armi e tutto, ma sono veramente stratosferici. Quindi vi faccio vedere tra poco come assemblarli in time lapse. Questa è tutta resina, quindi vi ricordo ciano acrilica, come piovesse e attivatore se volete fare più in fretta. A tra poco. Allora ragazzi, ve la faccio vedere da vicino perché merita. Allora, ci ho messo un po', come avete visto, perché effettivamente non era semplicissima da capire, vedete, senza istruzioni, e c'erano moltissime cose da attaccare, come vedete è pieno di bombe, è pieno di granate, è un po' uno Sturmtruppen dei fumetti famosissimi di un tempo,
come se fosse un orco tedesco praticamente. Comunque guardate, ora ve lo faccio vedere in macro perché veramente merita tantissimo. Allora, andiamo ad avvicinarlo il più possibile alla telecamera, vediamo se ci ausilia. Eccola qua, guardate la qualità di questa miniatura, cioè è pazzesco. E devo dire la verità, qui siamo a un livello di stampaggio, non capisco neanche da quanto è ben fatto, se è stampante 3D, ma se lo è dai 6 ai 8K. I pezzi sono perfetti, ma da quello che ho visto e ho dovuto tagliare, ho tagliato delle colature e la resina non sembra quella della stampa, sembra proprio quella da colatura, quindi sembra che abbiano con ZBrush, in poche parole, scolpito la miniatura e dopodiché l'hanno praticamente stampata nel modo classico, cioè fatto praticamente gli stampi nel modo classico. Guardate che meraviglia che è, ho fatto qualche modifica sotto, ho messo come mi piacevano a me ovviamente gli oggetti. Mi chiedo questo buco perché adesso guarderò fra le altre cose se avanza qualcosa, perché nella busta non c'era niente, ma sembrerebbe che ci fosse qualcosa, quindi guarderemo un po'. Vi rendete conto che si vedono persino le medaglie? Cioè guardate la grandezza della miniatura un attimo e rendetevi conto di quelle medaglie quanto piccole sono. Pazzesco, cioè guardate che roba incredibile. Allora io adesso monto tutti quanti gli orchi e poi faccio una showreel definitiva di tutti gli orchi senza annoiarvi con un time lapse lungo 45 ore, ok ragazzi? Quindi ci vediamo alla fine per farvi vedere che meraviglia sono queste miniature della W Artel. Beh signori, sono venute fuori delle miniature fuori di testa, sono rimasto colpito, anche perché W Artel non è assolutamente uno sponsor del canale, le ho comprate le miniature per procurarmele, per vedere com'erano, gli ho scritto sentitevi liberi di mandarmi altro se pensate che possa recensire qualcosa per voi ed effettivamente mi hanno messo altro all'interno, devo ancora guardarlo ma ho già capito che sono dei simil Eldar e dei simil Guardia Imperiale Astra Militarum, quindi li monterò, farò delle puntate apposite, vedremo magari di fare anche dei tutorial sopra perché è il minimo per ringraziare W Artel per avermi rimandati, ma soprattutto guardatevi la showreel di queste miniature perché fra la resina, che devo dire la verità è ai livelli di Forge World, fra la precisione delle incredibile, cioè ci sono solamente un magari per pezzo filetto di resina per aver colato la resina all'interno dello stampo, perfette, da limare praticamente niente, la resina è tenerissima perché è come quella Finecast e come quella Forgeworld, quindi fantastica. Veramente guardatele e ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Grazie ancora a W Artel, veramente complimenti, un lavoro assurdo. A domani.